Oggi ho una nuova tipologia di video per te. Non parlerò di grammatica, non leggerò una storia, ma ti racconterò una storia. Oggi ti racconto di una mia vacanza, precisamente la mia vacanza a Bali in Indonesia nel 2017. Ho pensato di fare questo tipo di video perché potrebbe essere molto utile, anzi sarà sicuramente molto utile per esercitare la tua comprensione dell'italiano. In questo video quindi ti racconterò dei luoghi che ho visitato a Bali, delle curiosità su questa isola e anche di alcuni incontri un po' strani. Ma non voglio spoilerare. Ci sono stati degli incontri un po' strani durante questa vacanza, te ne parlo durante il video. Durante il video vedrai anche delle immagini, delle foto che ho fatto io personalmente che accompagneranno la mia voce. Ti aiuteranno quindi a capire meglio le cose di cui parlo. Forse non ti interessa della mia vacanza a Bali, ma spero vivamente che ti interessi. Ma se non ti interessa, puoi usare questo video per esercitare la comprensione orale dell'italiano. È sempre un ottimo esercizio, no? Ma cominciamo! Oggi ti parlo della mia vacanza a Bali. Tutto è cominciato in una calda giornata di agosto del 2017. La temperatura in Italia era bollente, ma anche la temperatura che ci aspettava a Bali non era sicuramente più fresca. Siamo partiti io e Giulia, la mia ragazza, abbiamo preso un aereo da Milano Malpensa e siamo atterrati dopo forse 20 ore di volo all'aeroporto di Denpasar, a Bali. All'aeroporto siamo stati completamente circondati da taxisti che volevano accompagnarci all'hotel. Abbiamo scelto un taxi e siamo arrivati nella fantastica Ubud, una piccola città nel centro dell'isola di Bali. Ubud è una città molto trafficata, soprattutto nelle ore di punta, ma è una città che mi è rimasta assolutamente nel cuore, che ci è rimasta assolutamente nel cuore. La cosa divertente è che l'hotel non era raggiungibile con il taxi. Quindi il taxi ci ha lasciato sulla strada principale di Ubud e noi siamo rimasti ad aspettare i proprietari dell'hotel. Due persone dall'hotel sono arrivati con uno scooter e ci hanno letteralmente caricato sullo scooter e abbiamo cominciato ad attraversare queste piccole stradine in mezzo alla foresta. Io cominciavo a chiedermi dove fosse l'hotel perché attraversavamo delle strade molto piccole in mezzo agli alberi, in mezzo alla foresta, ma era molto divertente stare nel sedile posteriore dello scooter, in queste stradine così strette, così piccole. A un certo punto, finita la foresta, finita la parte di vegetazione fitta, improvvisamente sono apparse queste bellissime risaie che riflettevano il cielo e le palme che erano intorno. Uno spettacolo veramente mozzafiato. Nell'hotel c'erano delle camere normali, ma anche dei bungalow sospesi sulle risaie. Noi abbiamo alloggiato in uno di questi bungalow ed era veramente molto bello perché potevamo guardare dalla finestra o aprire la porta e vedere le risaie, sentire gli animali che c'erano intorno e forse era meglio non sapere quali animali fossero intorno al nostro bungalow. E fuori dalle camere c'erano questi piccoli altari sacri. Sono dei piccoli altari dove gli indonesiani mettono dei doni, dei regali per gli dei e per gli spiriti, per proteggere gli ospiti dell'hotel e della casa. Effettivamente la cosa che mi ha colpito di più di Bali è sicuramente la spiritualità della cultura balinese. Che cosa abbiamo fatto per 2 settimane in Indonesia? Una delle cose più belle era sicuramente passeggiare per le risaie alla mattina presto, all'alba. Quindi vedere il sole che sorgeva e i colori del cielo sulle risaie, con le persone locali che lavoravano nell'acqua. A me piaceva molto andare in paese, a piedi, la mattina presto, e una volta sono anche andato in una piccola pasticceria di Ubud per comprare delle paste per la colazione.
Era una pasticceria in stile francese, i croissant erano buonissimi e una mattina, molto presto, sono andato in paese, ho comprato dei croissant, dei cornetti e li ho portati in hotel per fare colazione. Questo ti fa capire che la colazione dell'hotel non era molto buona e quindi ho preferito per una mattina fare una colazione un po' più europea, ma generalmente preferisco provare i cibi e i piatti del posto. Ovviamente non si può andare a Bali senza visitare i bellissimi templi dell'isola. Bali è piena di templi bellissimi. Non si possono contare perché sono tantissimi, alcuni molto famosi, altri meno famosi ma molto belli. Uno di questi è l'Ulun Banur Bratan. Non sono molto bravo a pronunciare in indonesiano, in bahasa indonesiano, ma più o meno il nome era questo. Lo vedete anche nella foto. Questo era un bellissimo tempio sull'acqua. Era in un lago e non molto lontano da Ubud. È ovviamente uno dei più famosi e quindi uno dei più gettonati, uno dei più affollati perché c'erano molti turisti, ovviamente, ma era veramente un bellissimo tempio. Un altro bellissimo tempio era il Pura Besakhi, un'altra bellissima località dove abbiamo anche visto delle persone locali portare dei doni sugli altari e tornare dalle cerimonie religiose del posto. È stata veramente una bellissima esperienza visitare questo tempio. Ma i templi indonesiani sono veramente tanti, alcuni sono immersi nella foresta e quindi è possibile visitare questi monumenti e questi posti mozzafiato all'interno della vegetazione della foresta pluviale, quindi veramente veramente bello. Abbiamo visitato anche le acque sacre di Tirtha Impul. Sono delle acque considerate sacre e dicono che entrare in queste acque purifichi l'anima, quindi serve per purificare l'anima e lo spirito delle persone. Anche questo è un posto imperdibile. È necessario visitare questa località se si va a Bali. Un giorno abbiamo fatto una lunga e bellissima passeggiata tra le risaie vicino al nostro hotel e ci siamo imbattuti in una piantagione di caffè. Ricordi cosa significa imbattersi? Imbattersi significa incontrare casualmente. Abbiamo incontrato per caso una piantagione di caffè. Ci siamo imbattuti in una piantagione di caffè e qui abbiamo visitato la piantagione, abbiamo ascoltato una persona che ci spiegava come viene coltivato il caffè, come viene raccolto il caffè e come viene prodotto. E ci hanno offerto anche qualche tazzina di diverse tipologie di caffè che abbiamo sorseggiato guardando la foresta. La sera ovviamente eravamo molto stanchi perché passavamo tutta la giornata a visitare templi, luoghi differenti, ma una sera abbiamo deciso di guardare una danza tipica balinese e anche questa è stata un'esperienza assolutamente indimenticabile. È stato bellissimo vedere le ballerine balinesi ballare con tutte le espressioni, con tutti i loro movimenti, perché il movimento di ogni singolo dito è perfettamente studiato e pensato. Nulla è lasciato al caso. E in realtà c'erano anche degli attori, quindi era un vero e proprio spettacolo teatrale con musica e balli, una specie di musical indonesiano, tipico indonesiano, bellissimo. Tornando a casa abbiamo avuto un incontro molto molto strano. Siamo andati in paese a piedi e siamo tornati anche in hotel a piedi, ma questa strada era molto stretta e molto buia, non c'erano molte luci che illuminavano la strada lungo le risaie. Ma a un certo punto, mentre camminavamo sulla strada verso l'hotel, abbiamo visto che c'era qualcosa per terra, qualcosa che occupava tutta la larghezza della strada. Io mi sono avvicinato, ho acceso la torcia del telefono e ci siamo resi conto che era un pitone, un vero e proprio pitone delle risaie. Era un serpente abbastanza lungo
che occupava tutta la strada, perché partiva da un lato della strada e finiva quasi al lato opposto. Per noi era impossibile passare, anche perché la paura era tanta. Io ero anche molto curioso di capire perché quel serpente era immobile. Era vivo perché si vedeva la lingua che si muoveva, però molte persone con gli scooter passavano, ma il serpente non si muoveva. In realtà io ero molto preoccupato per il serpente perché pensavo che stesse male. Giulia, la mia ragazza, era assolutamente terrorizzata, quindi ha fermato una persona in scooter e gli ha chiesto di portarla dall'altra parte del serpente. Quindi Giulia è salita sullo scooter e ha oltrepassato il serpente, quindi è riuscita ad andare dall'altra parte con lo scooter. In quel momento il serpente ha deciso di tornare nell'acqua e se n'è andato. Quindi anch'io ho potuto continuare la mia passeggiata, ho raggiunto Giulia e siamo andati in hotel. Questo è stato uno degli incontri più strani, ma anche più curiosi e più divertenti per me, perché io sono un grande amante degli animali e della natura, quindi io ho un bellissimo ricordo di questa esperienza e di questo incontro. Finalmente Giulia e io eravamo di nuovo felici, tranquilli e contenti nel nostro hotel, sani e salvi. Dopo una settimana a Ubud siamo partiti per Trawangan. È un'isola in un arcipelago vicino a Bali. È un insieme di isole tra cui Trawangan. È un'isola paradisiaca, ovviamente, con un'acqua cristallina, le palme, le spiagge. Non esiste traffico perché le macchine non possono girare in quest'isola, quindi era veramente un paradiso. Diciamo che il viaggio da Bali a Trawangan è stato un'avventura, perché la barca che ci ha portato da un'isola all'altra era abbastanza vecchia e abbastanza distrutta. L'equilibrio sull'acqua era molto instabile e a volte avevamo l'impressione di sprofondare come il Titanic nell'acqua. Le onde erano molto alte e molto spesso l'acqua entrava dalle finestre, quindi molte persone erano bagnate dentro la barca. Quindi è stata un'avventura, ma molto molto piacevole. Non c'è molto da fare in un'isola come Trawangan, se non godersi il panorama, godersi il relax. La cosa più bella che porto nel cuore di quest'isola è il relax, le letture dei miei libri sulla spiaggia e i bellissimi tramonti. C'erano dei bellissimi bar sulla spiaggia dove potevi sorseggiare un cocktail o un vino guardando il tramonto sul mare. Ovviamente è stato molto difficile lasciare l'Indonesia, per noi è stato difficile tornare a casa, ma sicuramente portiamo un bellissimo ricordo di questo paese e anche la sicurezza che molto presto torneremo. Com'è andata? Vi è piaciuto il mio racconto? E per quanto riguarda l'italiano era difficile? C'erano dei termini che non conoscevi? Ho deciso di fare questo video, come ho detto all'inizio, proprio per darti la possibilità di esercitare la tua comprensione dell'italiano. Spero che ti sia piaciuto il racconto, ma soprattutto spero che questo video sia stato utile per il tuo italiano e per esercitarlo. Fammi sapere nei commenti cosa ti è piaciuto di più di questa storia e se questo video è stato utile per te. Io ti leggo qui sotto. A presto!